Estate 1969, e i Beatles sono alle prese con le registrazioni di quello che sarà uno degli ultimi album della loro carriera. Le tensioni all'interno della band sono palpabili, ma c'è ancora un forte spirito artistico che li unisce. Paul McCartney ha in mente un'idea per la copertina dell'album, è stufo delle elaborate sessioni fotografiche e degli artwork complessi, e questa volta vuole qualcosa di semplice, naturale e immediato. Disegna così uno schizzo rudimentale, 4 figure che attraversano le strisce pedonali di Abbey Road, proprio davanti agli studi EMI dove stanno registrando. Il disegno viene così consegnato a Ian McMillan, fotografo e amico della band, in particolare di John Lennon e Yoko Ono, che quest'ultima gli aveva presentato nel 66 durante una sua mostra d'arte a Londra. Il trentenne fotografo scozzese accetta l'incarico e, ancora senza saperlo, diventerà uno dei protagonisti della copertina e dello scatto fotografico più leggendari della storia della musica. Ancora oggi, a distanza di tanti anni, le celebri strisce pedonali sono una meta di pellegrinaggio per i fan dei Beatles di tutte le generazioni, che accorrono da ogni angolo del mondo per replicare la posa della band. L'immagine ha ispirato innumerevoli omaggi e reinterpretazioni in vari ambiti, dalle serie TV come i Simpson agli album di altri artisti, come i Red Hot Chili Peppers, gli Oasis ed altri ancora. Persino il cartello stradale con il nome Abbey Road è diventato così iconico da essere rubato più volte, costringendo il comune di Westminster a installare versioni antifurto. La copertina è stata anche oggetto di numerose teorie e accese discussioni, alimentate soprattutto dai sostenitori dell'ipotesi, secondo cui Paul McCartney sarebbe morto e sostituito da un sosia. Secondo queste speculazioni, l'immagine di Abbey Road nasconderebbe indizi simbolici sulla presunta morte del musicista inglese, che approfondiremo insieme a molte altre leggende più avanti. La foto iconica fu scattata la mattina dell'8 agosto 1969, davanti agli EMI Studios su Abbey Road. Il primo ad arrivare fu Ringo Starr, intorno alle 10:15, seguito poco dopo dagli altri membri della band, come riportato nel diario del loro assistente, Mal Evans. John Lennon si presentò vestito completamente di bianco, mentre George Harrison indossava un paio di jeans. Paul McCartney, a piedi nudi e con dei sandali, indossava un completo grigio, mentre Ringo Starr era in un completo scuro con una camicia bianca. Lo shooting venne completato rapidamente, grazie all'aiuto di un poliziotto che fermò il traffico durante le riprese. I Beatles si alternarono nelle varie posizioni, mentre Macmillan scattò una serie di fotografie cercando l'inquadratura perfetta. La foto finale, quella scelta da McCartney, che sarebbe poi diventata la celebre copertina dell'album, fu scattata al quinto tentativo, quando i membri della band riuscirono a posare con le gambe disposte, in modo da formare una V perfetta. Alcune delle foto scattate quel giorno furono successivamente vendute all'asta presso Bloomsbury Auctions a Londra nel 2014, raggiungendo il valore di 180.000 sterline. La collezione comprendeva gli scatti utilizzati per la copertina frontale e posteriore dell'album, insieme a 4 rare outtakes mai pubblicate ufficialmente. L'album, che inizialmente avrebbe dovuto intitolarsi Everest, segnò l'inizio della collaborazione con l'art director John Koch, che in seguito avrebbe lavorato anche con band leggendarie come Eagles, Rolling Stones e The Who. Fu proprio Koch a decidere di rimuovere sia il titolo dell'album che il nome dei Beatles dalla copertina, una scelta che contrastava con la volontà della casa discografica. La sua visione era chiara. I Beatles erano ormai così celebri da non necessitare di alcuna indicazione testuale. Koch intendeva celebrare il loro apice creativo e culturale, lasciando che l'immagine parlasse da sola. Questo gesto, che all'epoca sembrava radicale, si rivelò lungimirante, conferendo alla copertina un'aura di semplicità e potenza che sarebbe diventata un punto di riferimento nella storia del design grafico musicale. In accordo, e a compromesso con la casa discografica, il nome Beatles e il titolo dell'album vennero infine riportati sul retro del disco. Secondo la celebre teoria del Paul is dead, Paul McCartney sarebbe morto in un incidente stradale nel 1966 e sarebbe stato sostituito da un sosia per evitare di compromettere il successo dei Beatles. I sostenitori di questa teoria hanno interpretato la copertina di Abbey Road come una vera e propria scena simbolica della presunta morte, identificando una serie di dettagli che, secondo loro, rimanderebbero a quell'episodio. Tali elementi
sono stati considerati come indizi deliberatamente inseriti dalla band per lasciare tracce del misterioso evento. Uno dei primi indizi citati dai sostenitori della teoria è la Volkswagen Beetle parcheggiata sul lato sinistro della strada, proprio accanto al passaggio pedonale. La targa dell'auto riporta la scritta 28IF, che viene interpretata come 28 if, a indicare che Paul McCartney avrebbe avuto 28 anni al momento dell'uscita di Abbey Road se fosse ancora vivo. Le altre 3 lettere, invece, sempre secondo questa interpretazione, starebbero per Linda McCartney Weeps, vale a dire Linda McCartney piange, un presunto riferimento al dolore della moglie di Paul per la sua scomparsa. Dopo la pubblicazione e il successo dell'album, la targa della Volkswagen, che apparteneva a uno degli abitanti di un palazzo di fronte allo studio di registrazione, venne rubata più volte. Nel 1986 l'auto fu venduta all'asta per 2.530 sterline e nel 2001 venne esposta in un museo in Germania. Ian McMillan ricordò più tardi in un'intervista: la macchina era lì per caso. Era stata lasciata da qualcuno che probabilmente era andato in vacanza e non aveva alcuna connessione con i Beatles. Un poliziotto cercò di spostarla per noi, ma non ci riuscì. Dall'altro lato della strada, invece, è parcheggiato un furgone della polizia nero, che alcuni vedono come un simbolo delle autorità che mantennero il silenzio riguardo al fatale incidente di Paul, mentre altri lo interpretano come un richiamo a un carro funebre. Tuttavia, il principale indizio citato dai sostenitori della presunta morte di Paul McCartney sarebbe legato proprio alla celebre foto scattata ai 4 Beatles. Secondo la loro interpretazione, l'immagine rappresenterebbe un corteo funebre simbolico. John Lennon, vestito di bianco, impersonerebbe il prete. Ringo Starr, in abito nero, rappresenterebbe i partecipanti alla cerimonia funebre. George Harrison, con il suo abbigliamento casual in jeans, simboleggerebbe il becchino, mentre Paul McCartney, scalzo e fuori passo rispetto agli altri, incarnerebbe il defunto. Un altro dettaglio evidenziato da chi sostiene la teoria della presunta sostituzione di Paul riguarda il fatto che nello scatto il musicista tiene una sigaretta nella mano destra, nonostante fosse notoriamente mancino. Questo particolare è stato interpretato come una svista del presunto sosia e considerato quindi un ulteriore indizio a sostegno della loro tesi. Ma non è tutto, perché anche nella back cover si trovano elementi che, secondo i sostenitori di questa ipotesi, suggerirebbero ulteriori indizi a favore della presunta morte di Paul McCartney. Si parla in particolare della figura della ragazza con il vestito blu. Secondo la leggenda, la sera dell'incidente, Paul si credeva che fosse in compagnia di una fan di nome Rita. I teorici sostengono che la ragazza nel vestito blu sulla back cover rappresentasse proprio Rita, che fuggiva dal luogo dell'incidente. In realtà, dopo aver scattato la foto sulla strada, Ian McMillan si mise alla ricerca di un buon cartello stradale di Abbey Road da utilizzare per il retro dell'album. Lo trovò all'incrocio con Alexandra Road e iniziò a scattare delle foto del cartello. Con sua sorpresa, mentre era concentrato nel fotografare, una donna in un vestito blu attraversò inconsapevolmente il suo obiettivo. Tuttavia, quando revisionò le foto più tardi quella stessa giornata, decise che la foto della donna in blu fosse la più interessante di tutte e la incluse nella composizione finale. Un altro dettaglio che ha suscitato molta attenzione è rappresentato dai pallini in alto a sinistra, che se uniti formano il numero 3, interpretato come un riferimento ai 3 Beatles originali ancora vivi: John, Ringo e George. Tutte queste supposizioni non fecero che aumentare il mistero e alimentare ulteriormente la leggenda della presunta morte di Paul McCartney. Con ogni nuovo dettaglio, i fan e i teorici si appigliavano a nuovi indizi, cercando di convalidare la loro visione della realtà. Sebbene nessuna prova concreta sia mai emersa, la teoria di Paul is Dead è diventata una delle più persistenti e affascinanti leggende urbane legate alla storia della musica, continuando a suscitare interesse e discussioni anche a distanza di decenni. Così, tra leggende, indizi e dettagli esaminati con un'ossessione quasi maniacale nella speranza di trovare una conferma alla teoria, uno degli elementi più significativi e forse più veritieri riguarda la scritta Beatles, in particolare la crepa visibile sulla lettera S. Questo piccolo ma suggestivo dettaglio è stato interpretato da molti come un simbolo della rottura imminente della band, un segno che, nonostante il loro trionfo musicale, qualcosa stesse inevitabilmente cambiando e per certi versi giungendo alla fine. Nel 1993, a oltre 20 anni dalla celebre foto scattata da Ian McMillan per Abbey Road, Paul McCartney pubblicò il suo terzo album dal vivo, intitolato ironicamente Paul is Live. Per la copertina, decise di ricreare l'iconica scena delle strisce pedonali di Abbey Road,
questa volta ponendosi in primo piano. Tra i dettagli più significativi spicca la modifica della targa del maggiolino Volkswagen, che McCartney cambiò in 51 IS, un chiaro richiamo alla sua vera età nel 1993. Un gesto intriso di ironia e simbolismo, con cui l'artista volle scherzare, e allo stesso tempo mettere un punto su una delle leggende più longeve della storia del rock. Oggi, le celebri zebre di Abbey Road sono un luogo protetto e patrimonio culturale, un simbolo intramontabile della storia della musica e della cultura pop. Un semplice attraversamento stradale che è così diventato un punto di pellegrinaggio, un ponte tra passato e presente, che continua a celebrare l'eredità di una delle band più amate di tutti i tempi.